Un teatro d'arte per tutti. Un teatro d'arte per tutti. È cominciato così, nel dopoguerra, il lavoro di costruzione di una società in cui il diritto alla cultura non fosse soltanto un principio costituzionale astratto, ma un compito, un dovere. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. E a Milano, sulla base di questi principi, nasce il Piccolo Teatro con lo slogan Un teatro d'arte per tutti. C'era un paese da ricostruire dopo la guerra, ma anche una repubblica democratica appena nata da costruire ex novo. Parlare di teatro poteva sembrare fuori luogo. Prima le cose importanti, poi il superfluo. È un pensiero diffuso ancora oggi. Ma riflettete, che cosa ci resta delle più importanti civiltà? Che cosa ci hanno lasciato di davvero importante? L'arte. L'arte. E così Paolo Grassi e Giorgio Strehler volevano abbattere tutti gli ostacoli affinché il teatro non fosse più un privilegio di pochi, ma un bene accessibile a tutti e che tutte le persone finissero per capire che era un loro diritto poter accedere a quello che fino a poco tempo prima era solo un lusso, un privilegio per pochi. La loro idea, la loro battaglia, era che il teatro d'arte fosse considerato un servizio pubblico, come la scuola, l'università, la rete dei trasporti. E poi siamo arrivati noi. E il contributo della mia generazione, quella del 68, la rivoluzione antropologica di lungo respiro che ha trasformato nel bene e nel male tutta la società italiana, fu quello di allargare il concetto di teatro d'arte per tutti. Le nostre prime sedi sono stati i centri sociali, in primo luogo il Leoncavallo degli anni 70, e noi affermavamo il diritto al teatro e all'arte per una nuova generazione di artisti e di cittadini. Anche il Piccolo Teatro aveva capito questa esigenza e si impegnò a uscire dalle sue sedi, creando i teatri di quartiere. Anche l'Elfo ha recitato a Quarto Giaro o a Piazzale Cuoco nei tendoni del Piccolo. E a Piazzale Cuoco abbiamo visto l'Âge d'Or di Ariam Mnouchkine, che ha molto influenzato il nostro lavoro. Ecco, ma questa idea dei teatri di quartiere tramontò presto, perché continuavano a nascere tanti teatri alternativi, in centro come in periferia. E fino ad allora erano stati tenuti fuori dal recinto istituzionale, ma presto la loro funzione pubblica fu riconosciuta anche dal comune attraverso il sistema delle convenzioni, una novità assoluta in Italia. Non più esclusiva del Piccolo Teatro, la funzione pubblica era svolta da una rete di teatri indipendenti, autogestiti, una pluralità di voci come si addice a una metropoli come Milano. Al giorno d'oggi sono più di 20. Noi siamo uno di quei teatri alternativi, anzi l'Elfo è stato il motore, uno dei motori più importanti in tutta Italia per quell'epoca di cambiamento. Noi avevamo scelto di non essere una compagnia teatrale in balia del mercato, delle piazze, ma di creare un circuito alternativo, potremmo dire oggi equo e solidale, e soprattutto di essere proprietari dei nostri mezzi di produzione, noi stessi, noi artisti. Essere un teatro d'arte con una struttura stabile col modello del Piccolo, ma autogestito e indipendente. Ancora oggi di quegli anni abbiamo mantenuto uno spirito essenziale: l'amore per il collettivo, il rispetto per il lavoro di tutti, per ogni persona senza alcuna discriminazione e, strettamente connesso e imprescindibile, il rispetto per l'autonomia dell'arte e degli artisti. Di più, l'Elfo si fonda su un vero e proprio patto, quello tra lavoro e cultura. È scritto anche nel nostro statuto, che è la nostra piccola Costituzione, e ha i suoi principi ispiratori. Ve li leggo. La libertà offende il lavoro e lo separa dalla cultura, quando è fatta soprattutto di privilegi. Ma la libertà non è fatta soprattutto di privilegi, bensì è fatta di doveri. E nel momento stesso in cui ognuno di noi cerca di far prevalere i doveri della libertà sui privilegi, in quel momento la libertà ricongiunge il lavoro e la cultura e mette in moto una forza che è l'unica in grado di servire efficacemente la giustizia. Si può allora formulare molto semplicemente la regola della nostra azione, il segreto della nostra resistenza. Tutto ciò che umilia il lavoro umilia l'intelligenza e viceversa. La lotta rivoluzionaria
Lo sforzo secolare di liberazione si definisce innanzitutto come duplice e incessante rifiuto dell'umiliazione. Così Albert Camus nel 1936. E così noi ancora oggi. L'arte ci permette di essere liberi e di non essere liberi solo per noi stessi. Il patto tra lavoro e cultura è il principio guida del nostro essere allo stesso tempo un teatro d'arte, una cooperativa e un'impresa sociale. Che la Repubblica Italiana si fondi sul lavoro lo dice la Costituzione. Che si fondi sull'arte lo dice la nostra lingua. Infatti abbiamo una Divina Commedia, un'opera d'arte, come suo atto nascente. Che si fonde sull'arte lo dicono le vie, le piazze, tutte le nostre città. Che si fondi sull'arte lo dicono anche i teatri di tutto il mondo, e non soltanto l'arte lirica, ma anche quella teatrale. La linea di ricerca teatrale dell'Actor Studio, che porta ai grandi interpreti del cinema americano, parte dalla fondazione del Group Theatre, il primo collettivo teatrale americano fondato da Lee Strasberg, che si infiammò alla fine degli anni '20 vedendo a New York gli spettacoli in tour del Teatro d'Arte di Mosca. Ma a sua volta Konstantin Stanislavski, il fondatore di quel teatro, si era infiammato alcuni anni prima, nel 1891, per le recite di Otello di Tommaso Salvini a Mosca e poi per quelle di Leonora Duse. Abbiamo seminato nel mondo e i semi d'arte hanno germogliato. È importante ricordarlo. Essere italiani per davvero vuol dire capire quanto l'arte sia parte essenziale e imprescindibile della nostra identità, ma anche che non dobbiamo guardare soltanto all'indietro, ma al presente e oltre, all'avvenire delle nostre arti. Per questo noi abbiamo chiamato il nostro teatro Elfo Puccini Teatro d'Arte Contemporanea. I grandi teatri d'arte come il Piccolo hanno basato il loro repertorio soprattutto sui grandi classici del passato. Noi, sempre, soprattutto, sugli autori a noi contemporanei, e lo abbiamo fatto in ogni decade delle 5 che abbiamo attraversato. Ma il segreto più importante dell'Elfo non è soltanto la drammaturgia contemporanea, ma è il suo pubblico. Una città viva. La società tutta che la abita chiede, per puntare su un'esistenza non del tutto alienata, di provare a non delegare tutte le sue relazioni al mondo virtuale. Il nostro teatro d'arte contemporanea è divenuto sempre più negli anni un luogo d'arte da vivere in prima persona, un luogo dove trovarsi e ritrovarsi, un luogo dove la città prende consapevolezza di se stessa. All'Elfo si respira l'idea di una creatività felicemente indipendente, non eterodiretta, autogestita, non governata. E gli artisti che ci lavorano, alcuni da quasi 50 anni, si occupano di arte e di tante altre cose, condividendo il loro lavoro con il pubblico ogni giorno, magari trovandosi insieme spettatori, artisti, tecnici, uffici, ai tavoli del bistrò del nostro teatro. Il nostro lavoro è rendere concreto il diritto all'arte, alla cultura, al ricambio generazionale e alla trasmissione dei saperi. Del resto, lo diceva molto bene Oscar Wilde all'alba del secolo scorso. Il tempo passa, le forme di espressione cambieranno, ma il principio rimane. L'obiettivo dell'arte è muovere le più divine e remote corde che fanno musica nella nostra anima. L'uomo è affamato di bellezza, c'è un vuoto. Passiamo i nostri giorni a cercare il segreto della vita. Ebbene, il segreto della vita è nell'arte. Tutti debbono poter attingere a questo segreto. E questo significa per noi ancora oggi un teatro d'arte per tutti.